Buongiorno, oggi andremo a parlare dell'accento tonico e dei tipi di parole. Good morning, today we are going to talk about the stress and the word types. Nella prima diapositiva qui parliamo delle parole tronche, in questo caso l'accento cade sull'ultima sillaba e sono le più facili da identificare in termini appunto di accento tonico perché l'accento tonico è anche espresso da un accento grafico, come potete vedere dagli esempi. In questa categoria rientrano anche tutti i verbi coniugati al futuro semplice e nel modo indicativo alla prima e terza persona singolare. As you can see from the first slide, we are going to talk about the apocryphated words, that we are the easiest words to be identified in terms of stress, because the stress is lie on the last syllable, and because there is a written accent to identify where the stress is lying on, as you can see from these examples. It's important to say that they belong to these categories all the verbs that were conjugated in the simple future tense of the indicative mood in the first and third person singular. In questa successiva diapositiva vediamo le altre parole, che sono le parole piane, dove l'accento tonico cade sulla penultima sillaba. Qui vi sono alcuni esempi che leggerò per voi. Catena, piano, giornale, calendario, pallone, casa, mangiare. As you can see, here there is another category of words that we have paroxyton words, and in this case the stress is laid on the second last syllable. As you can see, a few examples here, and I will read for you. Catena, piano, giornale, calendario, pallone, casa, mangiare. Qui abbiamo un'altra categoria di parole, le parole sdrucciole, dove l'accento tonico cade sulla terzultima sillaba. Qui sono alcuni esempi. Zucchero, antipatico, tavolo, mensola, gondola, sillaba, sistematico. As you can see, here we have another table that is talking about the proparoxyton words where the stress is laid on the third last syllable, as you can see from these examples here. Zucchero, antipatico, tavolo, mensola, gondola, sillaba, sistematico. Qui abbiamo un'altra categoria di parole, le parole bisdrucciole. L'accento tonico qui cade sulla quart'ultima sillaba e sono parole abbastanza rare. Sono alcuni esempi, possono essere abitano, telefonami, compramelo. Here we have another category, we have words, the stress is laid down on the first last syllable. They are quite uncommon in terms of stress, and there are some examples here, abitano, telefonami, comprano. Qui abbiamo l'ultima categoria di parole, che sono estremamente rare, dove l'accento tonico cade sulla quint'ultima sillaba. Per esempio, sono tutte quelle parole che sono formate dalla parte finale della parola con telo e tene, per esempio, fabbricatelo, fabbricatemi. Here we have the last category of words, where the stress is laid on the fifth last syllable. They are very rare, and they belong to this category all the words that they have the suffix or the ending in telo and tene. Some examples here, for example, is fabbricatelo, fabbricatemi. Basically, every verb could be constructed with these two endings. Alla prossima. See you next time.